Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme questa bellissima sciarpa da donna. Almeno io l'ho pensata come sciarpa, ma come avete visto dalla copertina del video, adattando le misure può essere convertita in una bellissima e caldissima stola. È un punto molto bello che si può leggere sia verticalmente e di grande effetto anche in lettura orizzontale. Questo punto si lavora su un multiplo di 6 più 2. Io per realizzare questa sciarpa ho calcolato la larghezza, una larghezza di 32 centimetri e ho dovuto montare 44 catenelle, cioè 42 che è il multiplo di 6 più 2. Poi in lunghezza comunque l'ho fatta arrivare a 160 centimetri. E adesso facciamo il punto. Io la sciarpa l'ho già fatta, quindi farò un campione, monterò tipo 18 catenelle più 2, quindi un totale di 20. Realizzate le mie 20 catenelle, cioè ricordo 18 che è il multiplo di 6 più 2, faccio una catenella aggiuntiva per girare e torno indietro facendo un punto basso per ogni catenella che ho a disposizione, per un totale di 20 punti bassi. Finiti i miei 20 punti bassi, salgo con 6 catenelle, 5 e 6. Poi dovrò realizzare delle quintuple maglie alte. Cosa significa? Significa che dovrò prendere 5 volte il filo. 1, 2, 3, 4, 5. Una volta che ho preso il filo 5 volte, conto 3 punti bassi del giro sottostante. Quindi questo non lo contiamo perché ci sono le catenelle sopra. Quindi 1, 2, 3, entro nel quarto, pesco il filo e scarico gli anellini a 2 per ottenere il quintuplo punto alto. Di nuovo 5 volte il filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4, 5, entro nel punto basso successivo del giro sottostante, pesco il filo e scarico gli anellini a 2, così. E faccio ancora la stessa cosa per l'ultima volta per questo gruppo, sono 3, 4 e 5. Entro nel punto basso del giro sottostante e scarico gli anellini a 2. Di nuovo 5 volte il filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4, 5, passo da dietro ed entro nel primo punto che ho a disposizione del giro sottostante. Pesco il filo e scarico ancora i miei anellini a 2. Prendo ancora 5 fili, passo da dietro di nuovo ed entro nel punto basso successivo al punto alto quintuplo che abbiamo fatto in precedenza. Di nuovo 5 volte il filo sull'uncinetto. E qui in mezzo c'è rimasto l'ultimo puntino. Puntiamo l'uncinetto qua, peschiamo il filo e andiamo ad eseguire il nostro punto. Fatti questi altri 3 punti, ci troviamo in questa situazione. Quindi ripartiamo da capo. Ancora 5 volte il filo sull'uncinetto. Conto 3 punti di base, 1, 2, 3 ed entro nel quarto e faccio il mio punto. Pesco il filo, scarico le asole a 2,
di nuovo 5 volte il filo sull'uncinetto, nel punto successivo faccio un altro punto alto quintuplo e di nuovo 5 volte il filo sull'uncinetto, finiti i miei 3 punti, di nuovo 5 volte il filo sull'uncinetto, vado a ritroso nel primo punto che ho a disposizione sottostante che non è stato lavorato. Punto l'uncinetto da dietro e faccio il punto. Di nuovo entro da dietro e lavoro il punto successivo. Cinque volte il filo sull'uncinetto e vado a pescare l'ultimo punto che mi è rimasto e lavoro anche questo. Ed ecco che si comincia a capire la lavorazione. Abbiamo ottenuto questi incroci e andiamo avanti con il modulo successivo. Ancora 5 volte il filo sull'uncinetto, 4 e 5, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto che ho a disposizione del giro sottostante. Arrivati a questo punto, dobbiamo lavorare da dietro. Entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione nel giro di sotto, eseguiamo il nostro primo punto alto quintuplo, 4, 5, entriamo nel punto dopo, sempre da dietro, e lavoriamo quest'altro punto. Finito anche questo modulo, che poi è l'ultimo, andiamo a chiudere il giro con un punto alto quadruplo allungato. Quindi significa che girerò 4 volte il filo sull'uncinetto, entrerò nell'ultimo punto che ho a disposizione qua sotto e scarico prima un'asolina sola, così. Poi scarico a 2 tutte le altre asoline e siamo arrivati alla fine del giro. Ho optato per il punto alto quadruplo allungato perché in altezza mi sembra quello più simile alle 6 catenelle iniziali. Arrivati a questo punto, giriamo il nostro lavoro e entriamo nel punto che abbiamo sottostante, facciamo un punto basso e andiamo avanti a lavorare tutta la fila di punti bassi. Ricordiamoci che ne abbiamo 20 in tutto, quindi dovremo avere 20 punti bassi. Voltiamo il nostro lavoro, giriamo 5 volte il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3 punti ed entriamo nel quarto punto di base. Scarichiamo le nostre asoline a 2 e finiamo il punto. Ancora 5 volte il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo,
Finito il nostro gruppo di 3 punti, dobbiamo completare quello che abbiamo lasciato. Quindi entriamo da dietro nel punto basso e chiudiamo il nostro punto. Entriamo in quello successivo e facciamo l'ultimo che è rimasto del nostro modulo. E voilà, che comincia a vedersi l'intreccio. E andiamo avanti così per tutto il giro, fino alla fine del giro. Ed ecco, finito il mio ultimo modulo, vado a fare il punto di chiusura, cioè 4 volte filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto che ho a disposizione del giro sottostante, scarico il primo anellino e poi li scarico a 2 a 2 e faccio il mio punto quadruplo e faccio il mio punto alto quadruplo allungato. Giro il mio lavoro e facciamo un altro giro di punti bassi, un punto basso per ogni punto che ho a disposizione del giro sottostante. Praticamente è sempre così. Inizieremo catenelle, giro di punti bassi, un gruppo di 3 punti alti quintupli sfalzati di 3 punti e poi andremo a lavorare altri 3 punti alti quintupli in modo da formare l'incrocio. Il giro parte sempre con 6 catenelle e chiude con un punto alto quadruplo allungato. È molto semplice in realtà. Finito il mio giro di punti bassi, salgo con 6 catenelle e vado avanti a fare il mio giro di punti incrociati. Praticamente il lavoro è tutto qua. Ecco, io sono andata avanti a lavorare ancora per un paio di giri e guardate la meraviglia di questi intrecci, sono davvero spettacolari. E niente, io per oggi ho finito, è un tutorial semplicissimo e di grande effetto, spero vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto, di attivare la campanellina per rimanere aggiornate per i prossimi video. Ricordo che sono anche su Facebook, il link lo lascio qui sotto nel box informazione. E niente, grazie per essere stati con me, grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!